tutti e benvenuti. Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati. In questa lezione ci soffermeremo sulla parola perché in italiano. Vedremo quando la si utilizza nelle domande come avverbio interrogativo e vedremo poi una serie di sinonimi che potete utilizzare a seconda della situazione in cui vi trovate rispetto all'utilizzare sempre perché. E poi vi farò un'altra lezione in cui vedremo l'utilizzo di perché nelle risposte e nelle affermazioni. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano, ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, perché? Come si utilizza nelle domande come avverbio interrogativo e tra l'altro vi faccio vedere anche un piccolo appunto da ricordarvi, mi raccomando, di mettere quell'accento acuto sulla E finale, quindi questo dal punto di vista grafico è importante che ci sia l'accento, d'accordo? E come si utilizza, cosa esprimiamo in realtà con il perché? Vogliamo sapere la ragione, il motivo o anche lo scopo per cui si verifica un'azione. Vediamo qualche esempio. Perché sei triste? Quindi chiediamo qui la ragione, la causa anche per cui questa persona è triste, d'accordo? Oppure perché non mi hai telefonato? Qui ancora chiediamo la ragione per cui questa persona non ci ha telefonato. Oppure perché stai studiando il francese? Qui è più lo scopo, chiediamo qual è lo scopo, qual è il fine per cui questa persona sta studiando francese, d'accordo? Quindi in inglese perché corrisponde a why. Vi do un appunto, tra l'altro, parlando di domanda e risposta, in inglese c'è questa distinzione. Abbiamo why nella domanda e because nella risposta. In italiano invece non c'è questa distinzione, quindi utilizziamo perché sia nella domanda che nella risposta. Poi vi farò vedere quando lo utilizziamo nelle risposte in un prossimo video, ma questo da tenere in mente, ok? E ci sono poi dei sinonimi che possiamo utilizzare invece di utilizzare perché solo nelle domande e poi altri sinonimi che potranno essere utilizzati solo nelle risposte. Allora, qui però ci soffermiamo sulle domande e come sinonimo di perché in un contesto informale abbiamo come mai. Come mai quindi corrisponde un po' all'inglese how come, ok? Per esempio, come mai sei così nervoso oggi? Oppure come mai non hai fame? E poi abbiamo perché mai. Perché mai però è più forte, molto più forte rispetto a perché o rispetto a come mai, è utilizzato in un contesto informale ed esprime una grande sorpresa rispetto a qualcosa che è avvenuto, d'accordo? Per esempio, perché mai hai lasciato il lavoro? Quindi io sono molto sorpresa che la persona con cui sto parlando ha lasciato il lavoro, quindi chiedo perché mai? Oppure perché mai hai iniziato a fumare? Quindi corrisponde un po' all'inglese why on earth, ok? Possiamo poi, come sinonimi di perché mai, abbiamo anche altri molto più informali rispetto a come mai e perché mai, scusate, perché mai ed è perché diamine, per esempio, perché diamine, perché diavolo, perché cavolo e per quale cavolo di motivo. Quindi questi, come vi renderete conto, sono molto informali e in realtà contengono un'accezione di rimprovero, perché noi non approviamo per niente che appunto questa persona ha fatto una certa cosa. Quindi se sostituiamo al perché mai hai lasciato il lavoro, che esprime, come vi dicevo, una grande sorpresa, se diciamo però perché diamine hai lasciato il lavoro o perché diavolo hai lasciato il lavoro o perché cavolo hai lasciato il lavoro o per quale cavolo di motivo hai lasciato il lavoro, in realtà non stiamo approvando per niente
e c'è questa accezione di rimprovero, quindi non approviamo quello che l'altra persona sta facendo, d'accordo? Invece in un contesto formale dei sinonimi di perché sono per esempio per quale motivo? Per quale motivo vuole lasciare il suo posto di lavoro attuale? Questa è una domanda che potrebbe capitare in un colloquio di lavoro, vedete? Quindi in un contesto formale. O anche possiamo dire per quale ragione. Per quale ragione vuole lasciare il suo posto di lavoro attuale? Quindi per quale motivo, per quale ragione sono utilizzati in un contesto formale. E poi abbiamo, quando chiediamo invece lo scopo, il fine di qualcosa, allora possiamo utilizzare, oltre a perché, per quale scopo, for what purpose, ok? Quindi per quale scopo. Quindi utilizzato in un contesto più formale, però rispetto al perché, quindi perché è l'equivalente di per quale scopo in un contesto più informale, mentre per quale scopo è più formale. Per esempio, per quale scopo le ali hanno le ali? Per quale scopo le api hanno le ali? Quindi appunto si utilizza più in un contesto formale, lo si vede nello scritto, ecco, però l'equivalente in un contesto informale è perché. Qui quando chiediamo lo scopo o il fine di qualcosa, d'accordo? E questo è tutto per la nostra lezione di oggi. Fatemi sapere com'è andata e fatemi sapere se vi è tutto chiaro. Scrivetemi tutto nei commenti così che vi potrò rispondere lì. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!